Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia, ascendente bilancia, luna o Venere in bilancia. Andiamo a vedere cosa ti offre, cosa ti porta questo giugno 2024 nei vari ambiti della tua vita. A partire da una situazione generale andiamo a analizzare il lavoro e poi facciamo l'amore, cioè analizziamo tutti gli aspetti e come integrare al meglio il massimo successo. Allora, andiamo a vedere, mettiamo una porta per i suddetti ambiti, situazione generale, lavoro o creatività e l'amore. Ok, poi ci mettiamo una carta jolly che leggeremo alla fine degli archetipi. Bilancia, vediamo. Allora, il lavoro e l'amore ce lo mettiamo qua, ok, e iniziamo ad analizzare in linea generale. Vediamo un po', bilancia. La porta d'oro, bellissima, questa se non sbaglio è uscita anche alla Gemelli, forse sia ascendente o sia il segno, vabbè. La porta d'oro mi parla di un momento bellissimo. Allora, l'oro cos'è? L'oro è il metallo più prezioso e ti dice che ciò che è la consapevolezza è ciò che abbiamo di più prezioso per affrontare la vita nel modo migliore. Mi viene in mente il metodo giapponese della riparazione quando si ripara le cose rotte con l'oro, no? Anziché la colla si usa l'oro. E anche la riparazione delle ferite emozionali avviene con l'oro, si chiama kintsugi, l'arte del riparare la ferita emozionale rendendoti più forte con l'oro. Cos'è l'oro? È la consapevolezza. Allora diciamo che questo è il mese in cui la consapevolezza permarrà in te, rendendo ogni cosa che ti accade come una grandissima gioia e beatitudine, come un grande dono. Tu inizierai a fare esperienza di questa tua vita in questo mese di giugno come una grande esperienza adornata di consapevolezza. Quindi io vedo con la porta d'oro che tutti gli ambiti della tua vita saranno permeati di grande consapevolezza e la consapevolezza è ciò che rende la vita un posto meraviglioso, ciò che rende la vita un posto magico e meraviglioso degno di essere vissuto. Ok. Andiamo ad analizzarci tutti gli aspetti, cosa ci dicono in linea generale con la porta d'oro per la bilancia. Linea generale, bilancia, giugno 2024. Sette di coppe, sono più ambiti della tua vita, permeati dalla consapevolezza. Asso di spade, che tu affronterai in modo proprio lucido. Gli amanti, allora io qua vedo l'amore, ragazze mie, comunicazioni d'amore. Qua c'è l'amore che bussa alla tua porta, chiare proprio. L'amore lo analizziamo dopo, ma me lo mettono in linea generale su questa prima fase della lettura, proprio significa perché è significativo. Potevi avere un po' di dubbi sull'amore col sette di coppe, ma qua avrai chiarezza piena, comunicazioni, asso di spade e consapevolezza sull'amore. Qua c'è una persona che ti darà tutto l'amore. Forse vedo anche delle opzioni per te. Vediamo cos'altro. Bilancia, cavaliere di bastoni, senza dubbio, e sette di bastoni. Allora qua io vedo che ci possono essere, qua l'amore vince e qua c'è una persona che lotterà per te. Fammi vedere però il sette di bastoni, che energia ha il sette di bastoni. Sì, sì, qua c'è il re di spade, qua c'è una persona che lotterà per te per conquistarti e io ti dico una cosa, alcuni di voi metteranno alla prova questa persona per vedere se ha un'energia consistente nei loro confronti, però qua me lo marcano. Alcuni di voi mettono a tacere un'altra persona che ha un'energia più inconsistente, se avete delle opzioni le potete avere in questo mese, quindi chiudete con le persone di energia più inconsistente perché qua c'è un'altra persona che ti dà qualcosa di magnifico. Altre metterete alla prova la stessa persona, però qua l'amore si marca.
Vediamo un po' energia positiva per te. Il mago, assolutamente. Il mago mi parla, rispetto alla stesa che abbiamo fatto, a queste carte che sono uscite, di opportunità d'amore, qualcuno che vuole manifestare tutto con te. Quindi l'amore è ben aspettato in questo mese. Forte il segno del gemelli, 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 tant'è che il mago e gli amanti sono i gemelli, è proprio il mese di giugno per te, che l'amore è dalla tua parte. Ok. La carta negativa quale può essere? 5 di bastoni. Possono esserci delle conflittualità con questa persona qui, che vengono risolte se scegli questa persona o tu metti da parte una persona e ne scegli un'altra che ti darà grande amore qua. 5 di bastoni parla di conflitti, tensioni con qualcuno, magari c'è una persona più impulsiva che ti dà confusione, si risolve questa cosa, tu la metti alla prova. Sì, però tutto sommato è una buona stesa, ok. Adesso ci andiamo ad analizzare, ragazze mie e ragazzi, il lavoro. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po' il lavoro. Lavoro bilancia giugno 2024. La porta della luna. Allora, la porta della luna ha a che fare col femminile. Ci possono essere delle questioni che richiamano la tua intuizione. Quindi la luna mi parla sull'aspetto lavorativo sia della necessità di sciogliere ogni tuo dubbio nel fare ascendere la tua intuizione. È il femminile che me la vince in questi termini, in questo mese nel lavoro. Cos'è il femminile? È creatività, quindi verrà sollecitata la tua parte creativa, la vena creativa, anche se fai il ragioniere o fai un'attività di conti, verrà sollecitata la tua vena creativa in questo mese. Tutto ciò che ha a che fare con la madre, quindi creatività, la madre, il contatto con le tue profondità che ti daranno le soluzioni nel contesto lavorativo o in quello che stai facendo, artistico, creativo. Poi la porta della luna mi dice anche che c'è un'energia femminile importante nella tua vita, che tu vedi anche come un maestro, una maestra, una sciamana, che ti sosterrà nel manifestare i tuoi doni e i tuoi talenti. Ok, andiamo a vedere di cosa si tratta. Lavoro, bilancia. Allora, situazione attuale nel lavoro per la bilancia. Paggio di bastoni. Qua ti vedo motivata, motivato verso qualcosa. Ti vedo animata, curiosa, esploratrice. Nel momento attuale ti vedo animata da un flusso creativo. Ok, energia perfetta. O comunque ti vedo animata, ti vedo entusiasta di qualcosa. Vediamo cosa succede giugno 2024. 10 di spade, asso di bastoni e l'eremita. Allora, guarda, ti dico una cosa, qua c'è un nuovo inizio. Un nuovo inizio, l'asso di bastoni mi parla di un impulso creativo che ti permette, 10 di spade, di accantonare una situazione, una brutta tappa a livello lavorativo, soprattutto per quanto riguarda una brutta tappa a livello di mancanza di energia creativa. Ritorna l'energia creativa in te, questo porta a manifestare all'esterno un'opportunità. Se per esempio, e l'eremita mi parla del fatto che c'è una certa prudenza nell'andare incontro a questa opportunità, perché magari era da tempo che questa energia creativa era un po' bloccata per varie vicissitudini. Quindi se per esempio non c'è lavoro, qua arriva una proposta, però per determinare questo lavoro bisogna aspettare un paio di settimane in più, però arriva la proposta. Vediamo perché l'eremita. La regina di denari. Allora, io vedo che va tutto bene, tutto sotto controllo. Vedo che la tua spinta creativa e la tua parte creativa viene sollecitata e questo ti permette anche, Regina di Denari mi dice che nonostante tu possa avere, io credo che tu abbia delle intuizioni, delle idee nuove e questo ti porterà ad avere una sollecitazione dal punto di vista proprio un fermento interno. Ci vai prudente,
ci vai prudente per consolidare questo fermento interno, questa idea che ti è arrivata, ci vai prudente perché ha buone possibilità. Vedi qua abbiamo il paggio di coppe, vedo energia creativa in te che si sviluppa, ma soprattutto in questo mese di giugno c'è una fuoriuscita proprio della tua creatività. Vediamo l'energia positiva per te. E infatti c'è la papessa, guardate se non è tutto femminile, Infatti l'energia positiva, la papessa mi dice che sarai saggia, seguirai le tue intuizioni. La papessa nel piano lavorativo mi dice che è una donna che ha un grande spessore animico e che viene seguita anche da altri. Mm? Quindi sarai anche un mentore, sarai una... o puoi seguire anche tu un mentore, qua mi parlano di donne, ok? Che ti permetterà di seguire la tua intuizione. La papessa è quella che studia su se stessa, alcuni di voi faranno un concorso nuovo che le stimola e questo darà risultati più avanti. Ok, vediamo cosa ci dice l'oracolo sul lavoro, bilancia. Molte maschere, il sé autentico. Sì, mi dicono che qua praticamente tu avrai l'opportunità di manifestare chi sei veramente. Con questa opportunità, con questo fermento interiore, viene fuori una te autentica, perché vedo molta creatività, una natura istintuale, selvaggia che si manifesta nel piano creativo. Cos'altro? E riceverai dei doni, scambiarsi i doni, riceverai anche delle entrate per questa spinta, vabbè, per questo che arriva. Riceverai dei doni, delle entrate, qualcosa che ti fa veramente contenta. Sì. Ok, ragazzi miei, ragazzi, adesso passiamo all'amore. Vediamo. Vediamo, bilancia amore giugno 2024. La sublime porta. Questa è una carta che mi parla di una persona importante in questo mese che ti parlerà. Qua hai una persona importante vicino, o può essere un amico che ti parla di una situazione importante, una persona di cui ci si può fidare, o può essere una persona importante di cui ci si può fidare. Andiamo ad analizzare la cosa, vediamo un po' di che cosa si tratta. Vediamo, bilancia, amore, giugno 2024. Situazione attuale, amore. Cavaliere di spade. Situazione attuale, mi dicono che ci sono notizie in arrivo. Adesso vediamo che notizie sono. Situazione attuale, notizie in arrivo, oppure mi parla che sei un po' tesa con qualcuno, c'è tensione con qualcuno. Se non c'è nessuno, sono notizie in arrivo adesso. 7 di bastoni, mi dicono che ci può essere in questo momento tensione con qualcuno, oppure possono arrivare delle notizie che generano della tensione. Non vedo ostacoli, tensione al momento attuale. Vediamo. Vediamo un po' cosa c'è del mese di giugno 2024, amore. 5 di bastoni, vedi, ci sono un po' di ostacoli qua. 2 di bastoni. La luna. Allora, qua mi dicono che c'è una situazione di tensione che ti vede perplessa su che strada prendere. Io non so se qua c'è tensione con qualcuno, la situazione si può sbloccare in qualità di... ci può essere un piccolo litigio con qualcuno o un qui quo quo. 5 di bastoni per una situazione pregressa che già adesso è un po' tesa. Ci può essere un disguido con qualcuno, difficoltà a intendersi. 2 di bastoni mi parla di una decisione che devi prendere tu, oppure una possibile apertura di cammino, una possibile risoluzione, però poi con la luna mi parla di un po' di dubbi tuoi, un po' di dubbi inerenti a questa situazione. Vediamo un po' perché la luna. 4 di denari, come se non ti volessi aprire tanto, ti vedo un po' chiusa in te stessa, in te stesso. Perché il 5 di bastoni? Con un uomo o anche una donna, un re di denari, ci possono essere dei conflitti, dei contrasti con una persona
lo prefigurano come re di denari, può essere una persona più inflessibile, meno disposta all'apertura o una persona molto concentrata sulle proprie responsabilità, lavoro, famiglia o più inflessibile. Ci può essere discussioni per terze persone oppure relative a questa persona qui. Fammi vedere, adesso vi dico, carta positiva per te. Qua c'è il re di coppe. Allora, re di coppe al positivo per te significa, adesso vi dico le due interpretazioni. Allora, o con la stessa persona tu risolvi qualcosa, però puoi nutrire dei dubbi rispetto a questa persona. Quindi si risolvono queste difficoltà, due di bastoni, apertura di cammino, però puoi continuare a nutrire dei dubbi rispetto a questa persona e non ti vuoi aprire. Che succede? Questa persona si apre a te, cavaliere re di coppe emozionalmente, una persona di cui ci si può fidare. Oppure io ti dico che qua alcuni di voi mettono dei limiti a una persona con la quale non ci si può venire incontro, ci sono delle difficoltà, decidono di, io credo, se avete due persone, cosa fare delle due persone. Io qua vedo che al positivo avete la possibilità di scegliere una persona che si apre emozionalmente a voi. Abbiamo il segno di Capricorno, Vergine, Toro con il quale ci può essere questo conflitto, e al positivo una persona del segno del Cancro, Pesce o Scorpione, ma al di là del segno una persona più amabile. Fammi vedere al blocco. Asso di bastoni, è come se non volete dare l'opportunità a una persona. L'asso di bastoni al blocco mi dice come se non volete dare l'opportunità, infatti vedo un po' più chiuse. Oppure non date l'opportunità a questa persona che può chiedervi un confronto, perché ce n'è già un'altra che è questa qui, entrerà in questo mese. Ok? Vediamo un po' qual è la direzione per voi, la sfida. Il paggio di spade. Non vi fidate tanto, non vi fidate, un po' di mancanza di fiducia c'è, oppure ci possono essere problemi per terze persone. La sfida è superarli. Oppure siete voi che non vi fidate tanto, vedi la papessa, non vi fidate tanto, avete dei dubbi, ci possono essere terze persone. Vediamo la sfida per te qual è, paggio di spade, e poi 7 di spade. Chiaramente non vi fidate di qualcuno, ci possono essere discussioni che nascono per terze persone che si mettono in mezzo. Questo è il senso. E voi avete un po' di timore rispetto a questo, non vi aprite facilmente, magari c'è questa persona che vuole un'opportunità con te, ma voi non gli date la possibilità perché è entrata un'altra persona o entrerà in questo mese. Perché il problema è la mancanza di fiducia. Vediamo un po' cosa succede alla fine. La stella, paggio di bastoni, la forza. Wow! Allora, tutto si risolve. Allora, riassumendo, io qua vedo che in questo mese voi o inizialmente non date l'opportunità a qualcuno che già conoscete, con il quale ci possono essere in questo mese dei contrasti, dei conflitti per terze persone, o c'è una mancanza di fiducia da parte vostra rispetto a questa persona, non vi fidate. C'è un'apertura di cammino con questa persona, però voi nutrite dei dubbi, all'inizio non gli date questa possibilità di incontro, però poi vedo alla fine la stella, paggio di bastoni, la forza, mi parla della sanazione delle dinamiche inerenti alle conflittualità, mi parla dell'apertura di cammino, il paggio di bastoni è una persona molto interessata a te, che vuole parlare, vuole recuperare con la forza il rapporto, ok? Vedo che energia condivisa, se è la stessa persona. Adesso vi dico un'altra cosa, alcuni di voi danno le spalle a una persona con la quale c'è conflittualità perché entra un'altra persona, voi scegliete la persona con la quale c'è un'apertura emozionale, e la forza mi parla del recupero dell'amore per te con quest'altra persona. In qualsiasi modo andate bene. Certo è che c'è un po' di mancanza di fiducia vostra, ma verrà risolta, ok? Fammi vedere un attimo sulla forza. Assolutamente la forza, gli amanti dalla tua parte, quindi può essere o la stessa persona, si sanano queste dinamiche, la mancanza di fiducia, parlate anche rispetto a terze persone se è il tuo caso, situazioni che sono bloccate adesso, notizie che sono bloccate adesso, notizie che hanno creato un blocco sin da adesso lo possono creare, si risolve tutto perché qua c'è una persona che vuole recuperare con te la forza e gli amanti, recuperare l'amore, d'accordo?
E allora, questa sublime porta mi parla di una persona che ti parla in modo di spessore, d'accordo? È possibile che tu vieni a sapere anche con questo cavaliere di spade, già l'energia del presente, da una persona qualcosa che riguarda la tua persona di interesse. Questa situazione ti genera confusione, ti crea un po' di mancanza di fiducia, però tutto poi si risolve perché io qua vedo che c'è la tua persona di interesse, la forza, gli amanti, che vuole recuperare con te. Ed è una persona di fiducia, di spessore, magari qualche persona ti dice qualcosa, cavaliere di spade, rispetto a una cosa della tua persona di interesse in negativo, che però che ti genera un po' di ansia, però poi si risolve, che ti può mettere un po' di paure, però si risolve assolutamente, vedo un'energia bellissima finale. Una persona emozionalmente aperta verso di te, ok? Forte il segno del leone, l'acquario, i gemelli, cancro, ok. Vediamo cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui lei. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui lei sono disponibili sotto l'info box in descrizione. Ti tengo ben stretta a me perché troppi aspettano un mio errore per averti. Questa è una persona che si dà conto del tuo valore, non vuole farti scappare. Ok? Cos'altro? Può essere la stessa persona o l'altra persona. O, voglio dire, quello che vi ho detto prima. Cos'altro ti dirà questa persona? Lotterò per te, che ti ho detto. Te lo dice già con la forza. Lotterò per te, gli amanti. Anche per avere la tua fiducia, Cos'altro? Basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. Quindi rispetto a una situazione di difficoltà si dice basta. Questa persona dice io sono il padrone della mia anima, decido per me e quello che decido è il lottare per te. Ok? Se adesso non vi risuona, aspettate qualche giorno perché durante questo è proprio il mese di giugno, ok? Adesso vediamo cosa ti dice l'oracolo. Non è per voi, vedi? Questo si riferisce a queste situazioni qui che non sono per voi, mancanze di fiducia, voi dite a una persona non accettate più la proposta di una persona, scartate una persona, non è per voi, oppure situazioni di mancanza di fiducia non sono per voi. Sinfonia incompiuta, orfani, qua voi escludete una persona, oppure per un tratto di giugno ci sono delle situazioni che vi stanno per far dire basta a una situazione o all'amore. Però abbiamo visto qua la stella, page di bastoni, gli amanti e la forza che è tutt'altro di quello che credi. Tutt'altro di quello che credi. Due altre per favore. L'isola del tesoro. Sì, tagliar legna. Qua ci farete una scoperta in amore. Tagliar legna mi parla, taglio i rami secchi e ricomincio da capo. Che sia con la stessa persona o con una persona nuova. Per molti di voi è una persona nuova. Va bene? Che c'è qualcosa di meraviglioso che non ti aspetti. Ricordiamo Re di Coppe al positivo. Andiamo a vedere adesso, concluso l'amore, la carta Jolly per te, carta Jolly. Cuentacuentos, abilità per esprimere e sperimentare la vita attraverso la narrazione e i simboli. Ti vedo piena di idee e di creatività in questo mese. Ti vedo piena di idee, di creatività, ti vedo riscrivere la storia della tua vita sotto forma di... ti vedo vedere le cose che accadono come un simbolo del divino e quindi ti vedo prendere la vita sotto una forma diversa, proprio sotto una forma di una narrazione poetica. Che cosa vuol dire narrazione poetica? Ti vedo lasciare spazio a una narrazione più bella della realtà, qualsiasi cosa accada, piuttosto che vederla da un punto di vista razionale, con l'iperrazionalismo che ci vuole vittima delle nostre emozioni e non alleati delle nostre emozioni. Ti vedo prendere la vita sotto un profilo poetico e questo ti darà modo di sperimentare la poesia nella vita stessa. Bellissimo ragazze mie, stesa bellissima, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, concludo qui. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua.